ci sono segni umani qui, non ci sono persone, non ci sono macchine, non ci sono rumori. C'è solo, se adesso stiamo zitti, il silenzio della natura quando c'è vento, il fruscio del vento, le api che ronzano. È bello, è anche un privilegio lavorare qui. L'azienda è stata fatta da mio papà nel 1970, è il primo anno di produzione del pigato Le Russeghine dal vigneto storico di famiglia del 72. È stato il primo pigato da unico vigneto, proprio dalla valle, della zona. Mio papà è stato uno dei pionieri della viticoltura del pigato nei primi anni 70 e il vigneto storico delle Russeghine era già censito essere vigneto alla fine del 1700, era proprietà della Curia Vescovile di Albenga e il vescovo lo usava proprio come sua fonte di approvvigionamento di vino pigato. Quindi sicuramente è un vigneto storico famoso per la zona. E noi abbiamo sempre respirato questa grande passione di mio padre, l'abbiamo dentro, è una passione per il pigato, per la nostra terra, non è solo un lavoro ma una scelta di vita, valorizzare il posto dove sei nato, cercare di lavorare al meglio per prendere quello che ti dà il vigneto, il terreno, farne un vino che ti rispecchi, che ti assomigli, che segua la tua idea, la tua filosofia e poi farlo conoscere non solo in Italia ma un po' in tutto il resto del mondo. Questa insomma, è la nostra grande passione, è un lavoro impegnativo ma ci dà grandi soddisfazioni. Io personalmente sono ingegnere meccanico, però non ho mai fatto l'ingegnere e da sempre, anche prima di finire gli studi, ho sempre saputo che avrei continuato a affiancare mio papà, avere un po' di lotte con lui per avere le visuali, per come fare, come non fare. Racconti, qual è diversi punti di vista? Che lui avrebbe sempre vinificato il pigato sulle bucce con macerazione perché il nostro cuore batteva lì e era importante valorizzarlo, che il pigato non era secondo a nessun altro grande vino vitigno bianco italiano. Sai, poi lui era proprio innamorato, ecco, quindi Lui il pioniere della riscoperta. Esatto, è stato importante. Poi abbiamo deciso di partire sul naturale, abbiamo deciso insieme. Sì, la lotta è stata con mio papà, ma perché lui aveva paura, tutto nuovo, insomma, dopo 40 anni che lui faceva in un modo, che arrivassero due matti, come ci chiamava lui, che scombinassero tutto, insomma, era tanto, infatti era molto preoccupato. Allora gli abbiamo detto: guarda papà, iniziamo da una zona, abbiamo iniziato proprio da questa zona di vigneti, ho detto, noi la gestiamo in naturale, se poi dovesse andare male torniamo indietro, no? Però l'ha capita la vostra scelta, l'ha abbracciata, l'ha appoggiata? Assolutamente, papà non c'è più, se n'è andato nell'ottobre 2018 e nel frattempo, vedendo che le uve miglioravano ancora molto con la nuova gestione e il vino di conseguenza. È evidente anche a occhio nudo come tipo di risultato. Sì. E quindi è diventato un nostro fan, sì, è diventato anche un fan del naturale. Sì, è diventato un fan della viticoltura naturale. Sì, che a me, forte. Insomma, adesso all'alba degli 80 anni, sì. Poi, insomma, sul lavoro mi ha insegnato tutto quello che c'è da sapere e sono, oltre che come figlia, ma anche proprio sul lavoro, onorata di aver imparato tutto da lui, sicuramente il rigore, non lasciare nulla al caso, la precisione massima e poi la passione con cui fai un lavoro. Mio papà se n'è andato, che era appena finita la vendemmia, stava male da qualche mese, ma ha aspettato, io sono sicura che ha aspettato la raccolta dell'ultima cassa, perché mi diceva, non camminava quasi più, veniva giù, un po' veniva col bastone a vedere le casse d'uva e mi diceva: ma sta vendemmia non finisce mai? Che lui sarebbe stato contento di avere una vendemmia, diciamo, buona e anche, diciamo, quantitativamente buona. Però lui ha aspettato e il giorno dopo che abbiamo finito la raccolta, è arrivata l'ultima cassa d'uva, lui si è lasciata andare, si è tranquillizzato, come è lasciato andare l'abbiamo ricoverato e se n'è andato dopo poco. È una cosa che tocca.
Qui c'è il primo dei nostri progetti Nidi per gli uccelli. Ascolta un po'. Che sarebbe questo progetto? È un progetto che insomma da quando lavoriamo in naturale e cerchiamo di valorizzare il più possibile la biodiversità. Come abbiamo messo le api nell'altro vigneto, vorremmo iniziare a mettere un po' di nidi per gli uccelli per rendere sempre più vivo il posto dove lavoriamo. In armonia con la natura, no? Come si dice. Ma in realtà il vero cervello della pianta di vite sta proprio nelle radici e dunque essendo sotto, più il terreno è vitale, meglio sta la pianta, e se la pianta sta meglio produce poi un'uva diciamo di qualità, no? Il terreno morto non va assolutamente bene, poi comunque un terreno morto bisogna correggerlo con vari concimi, mentre invece qua la concimazione naturale è data proprio dall'erba e da tutti gli animaletti che ci sono dentro la terra, lombrichi in primis, diciamo. Da questo tipo di terreno, argilla bianca ricca di calcare, produciamo il pigato Magé, che ha una maggiore freschezza e un'acidità maggiore, anche più sapido, più salato. Invece dal vigneto delle Russeghine a Terra Rossa, che è argilla ricca di minerali di ferro, viene un pigato più strutturato, con una mineralità più importante e molto adatto all'affinamento in bottiglia. Allora, vermentino e pigato, gli esperti, gli scienziati dicono che abbiano la stessa matrice e la stessa origine. In realtà sono due uve diverse, anche se imparentate tra di loro. Il pigato è un clone di vermentino che è sempre stato presente nella nostra zona e ha preso poi una sua originalità rispetto al vermentino. Si chiama pigato dal dialetto pigau perché ci sono delle macchioline quando l'acino arriva a piena maturazione, e anche al latino picatum, che vuol dire macchiettato. Qua è la zona proprio storica per il pigato, e la valle che dal Benga arriva sino a Pieve di Teco. Allora, intanto quando è giovane ha dei sentori marcati di buccia di pesca, è molto fruttato e si sente tantissimo la macchia mediterranea. Effettivamente i vigneti sono proprio in mezzo alla macchia mediterranea, quindi si sente molto la salvia, si sente molto il timo e anche un pochettino di floreale. Invecchiando il pigato, se fatto da vigne vecchie su terreni particolari, invece assume dei sentori minerali di idrocarburo. È un'uva che non ha un'altissima acidità ma ha una grande sapidità, e questo fa sì che comunque riesca anche a migliorare con gli anni, e dopo parecchi anni è anche in una degustazione coperta è anche interessante, perché la gente non pensa che possa comunque evolvere così bene. Non ha una base aromatica molto spiccata, ma proprio per questo ha un'evoluzione molto interessante.